Siamo tornati da Fabietto, oggi andiamo a parlare molto velocemente degli esercizi per la plancia all'anello, per approcciare la plancia all'anello. Prima di ogni sessione vi dovete riscaldare a dovere, ma per quello abbiamo già fatto un video sul canale, quindi potete andarlo a vedere. È importantissimo per evitare infortuni. Serve un minimo di preparazione, quindi comunque un po' di push up, un po' di dip, un po' di plank a terra, planche lean a terra, le dovete saper fare in modo corretto e poi si inizia a lavorare in modo più specifico all'anello. Primissimo esercizio, plank braccia tese. Cosa dobbiamo tenere a mente, Fabio? Allora, teniamo a mente che rispetto a quello che abbiamo preparato a terra, come giustamente hai detto tu, questo è un attrezzo instabile, quindi dobbiamo fare attenzione con questa zona, con il bicipite, anche con la presa, a tenere ben stabile quello che è un attrezzo instabile per eccellenza. La spalla perpendicolare al punto d'appoggio. Cosa importante, stringere i glutei, stringere l'addome, spingere bene, quindi protrazione scapolare. Esattamente, come braccia tese. Come giustamente hai detto tu, sono tutte cose che abbiamo preparato a terra e che diamo per scontato. Magari si può partire con 10-15 secondi fatti a dovere, mantenendo l'anello ancorato verso il terreno, e poi piano piano si può aumentare in modo graduale, no? La tenuta. Fino ad arrivare a serie di 30 secondi facili. A quel punto saremo in grado di mantenere la stessa posizione con l'anello, quindi con la presa leggermente più divaricata, più larga, e mantenere l'anello con la stessa presa, quindi senza divaricare di più la presa, ma andando un pochettino in lean con le spalle. Quindi ci sbilanciamo in avanti. Esattamente. E andremo a caricare un po' di più sulla spalla, sul deltoide anteriore, sul bicipite, giusto? Sul bicipite, esattamente. In planche lean ancora in questa posizione che non è quella di orizzontale, e andiamo a tenere anche qui serie da 10, 15 e poi 30 secondi. La seconda opzione è quella di tornare con i piedi puntati, le spalle di nuovo sopra la mano, anello extrarotate, andiamo a divaricare leggermente, e questa è un'altra posizione. Mi raccomando, quando andate a divaricare non perdete la spinta. No, assolutamente, sempre protrazione delle scapole. Qui interviene anche, ovviamente, intervengono gli adduttori delle braccia, che sono i muscoli pettorali. Anche qui 10, 15 fino ad arrivare alle serie di 30 secondi. Esatto, poi da qui cosa possiamo fare? Possiamo alzare il livello delle gambe fino ad arrivare quasi in linea orizzontale. Sì, perché poi variando l'inclinazione del corpo e avvicinandosi a quella che è la corretta posizione di orizzontale, ovviamente andiamo a caricare di più le spalle, andiamo ad eseguire gli stessi esercizi cambiando la posizione dei piedi, quindi andiamo ad alzare la posizione dei piedi, e quindi andiamo plank a braccia tese, stesso discorso, poi plank un po' a braccia più larghe, divaricate. esatto, stesso discorso, e poi torno stretto, vado sul dorso del piede e vado a potenziare di nuovo questo sbilanciamento avanti. Non faremo vedere ovviamente le varie inclinazioni, ma abbiamo capito che questo è un discorso che dobbiamo fare fino ad arrivare al livello di orizzontale del corpo, quindi noi dobbiamo arrivare corpo parallelo al pavimento. Corpo parallelo al pavimento, a simulare quella che è proprio la posizione di full planche. Si parte sempre dalle basi, si lavorano le basi, e non è che si lavorano soltanto all'inizio. Io e Andrea le nostre belle basi le lavoriamo sempre. Ogni santo giorno che entriamo in palestra noi lavoriamo le nostre belle basi, perché questa è longevità. Questi sono lavori di potenziamento per un beginner e diventa lavoro di propriocezione per un atleta avanzato. Comunque è utile. Adesso che abbiamo lavorato bene sull'isometria, possiamo iniziare a staccare poi piano piano i piedi da terra, e ci aiutiamo con l'assistenza di un elastico, con l'assistenza di una persona esperta o con l'aiuto di una carrucola. Esattamente. Quindi oggi, per esempio, noi adopereremo la terza opzione, che è una carrucola a scarico progressivo. Che significa? Che ho la possibilità, attraverso, diciamo, un imbrago, di andare un pochettino a simulare quella che è l'assistenza che mi farebbe un buon tecnico nell'esecuzione specifica del movimento, e adesso lo andremo a vedere. Ci siamo sistemati tutta l'imbragatura, ovviamente non serve per forza a tutte le persone. Se non avete questa, diciamo, attrezzatura, potete anche lavorare con gli elastici, come abbiamo detto prima.
iniziamo a staccare i piedi da terra con l'assistenza, andiamo ad eseguire magari una tuck planche, iniziamo con serie da 8-10 secondi di tuck planche, quindi saliamo. Protrazione delle scapole, come vedete. Qui Andrea sta usando la posizione supina degli anelli. Però si può mettere anche un po' più neutra, che io diciamo evito perché ho un po' di fastidio ai polsi. Comunque anche quello va sempre condizionato. È assolutamente soggettivo. Esatto. Noi dobbiamo vedere un po' dal punto di vista articolare, dal punto di vista muscolare, qual è poi la via che ci consente di lavorare meglio. Ovviamente quando è solida la posizione della tuck planche agli anelli, possiamo pensare di andare a fare dei lean in straddle planche, facendo attenzione sempre alla posizione delle scapole. Non devo vedere le scapole. Cosa importantissima, sia che stiate con l'elastico, sia che stiate con la carrucola, scalare il peso, il minimo necessario per eseguire il movimento in modo corretto. Il lavoro lo dobbiamo compiere, il lavoro specifico lo dobbiamo compiere, però lo stiamo facendo scaricando un pochettino di peso per compierlo in maniera corretta, per avere in maniera sicura le giuste sensazioni e in maniera sicura ovviamente, perché questi sono esercizi che possono creare un po' di danni. Adesso andiamo a fare dei lean in straddle. Esatto, questa è assolutamente perfetta la posizione di Andrea. Andrea in questo caso sta scaricando più o meno una decina di chili dal suo peso corporeo. Quindi è chiaro che si può permettere di fare più secondaggio, si può permettere di ottimizzare la posizione, di memorizzare la posizione corretta in orizzontale e di andare proprio ad intervenire in maniera super corretta su tutte quelle che sono le giuste attivazioni muscolari e articolari. Sì, io ci tengo a precisare che quando provo questi attrezzi mi sento sicuro mentalmente perché posso lavorare con la giusta difficoltà, so che non rischio infortunio, comunque molto di meno, e quindi sto più sereno durante l'ipotetico workout. Mi diverto anche di più, onestamente, perché stai rilassato, sai che il tuo corpo sta lavorando, ma non in modo eccessivo. Dopo una corretta posizione in straddle planche andiamo a vedere la posizione di full planche. Che sarebbe l'obiettivo finale, poi ovviamente ci si arriva con il passare dei mesi, non è? Ci si arriva subito. Ci si arriva con il passare dei mesi. Questo è un discorso che poi, ecco qui possiamo andare a perfezionare esattamente la linea. Questo è un lavoro ottimo di condizionamento articolare e muscolare. Come vedete andiamo giù in modo sicuro. In modo sicuro, come detto, dobbiamo costruire a livello cartilagineo, a livello tendineo, a livello muscolare, dobbiamo essere pronti. Notate bene che questo è un tipo di lavoro che fanno anche i ginnasti di livello olimpionico per preparare i loro esercizi stratosferici agli anelli. Permette di lavorare sui movimenti, sulle isometrie, capire l'angolo di lavoro, memorizzare, perché poi la memoria tecnica è importante. Le strade da percorrere quali sono? Aumentare in questo caso il secondaggio anche qui fino ad arrivare ai 15-20 secondi di posizione. Questa eccentrica bellissima che ha fatto Andrea si tiene maltese, si va ancora più lentamente nella posizione di back lever. Ovviamente poi è avanzata, nel senso non la possono fare tutti, è una cosa che piano piano. Poi arriviamo a un bivio. Allora, il bivio qual è? Diminuire ovviamente l'assistenza e continuare a fare gli stessi esercizi con lo stesso secondaggio, oppure aumentare leggermente l'assistenza e passare magari alla fase concentrica del back lever full planche, ma quello è un altro discorso. Possiamo aiutarci di più per progredire e fare skill sempre più avanzate, oppure accontentarsi di un livello di skill e andarlo a perfezionare aiutandosi sempre di meno e ad arrivare fino poi a fare la skill in maniera perfetta a corpo libero. Come al solito serve la giusta pazienza, le cose vanno allenate con la testa, non si fa da un giorno all'altro. Sempre in una corretta posizione in fase di appoggio sull'anello andiamo a provare a prendere la posizione di full planche un secondino e tornare lentamente nella posizione iniziale. Ok, quindi facciamo delle ripetizioni. Sì, è un esercizio dinamico che ci porta a potenziare ovviamente in maniera specifica quello che ci serve. Prendiamo bene la posizione e torno giù. Esatto. Prendiamo 1,
e torno giù. Mi raccomando, questo si può fare in qualsiasi propedeutico ovviamente, anche a gambe raccolte, ma respirate tra le ripetizioni. Esattamente. Abbiamo visto che Andrea avrà fatto 5, 6, 7 ripetizioni e ha raggiunto sempre la stessa identica posizione in full planche. Questo è quello che andiamo ad allenare oltre alla forza, che è condizione necessaria ma non sufficiente per andare a realizzare in maniera corretta questo tipo di lavoro. Ripeto, Andrea è facilitato neanche tanto, si può ovviamente lavorare in una maniera più facilitata, Andrea potrebbe anche lavorare in maniera meno facilitata. Ovviamente questo è un metodo. Poi, certo, come ha detto Andrea, non è che tutti quanti abbiamo la possibilità di avere questo tipo di attrezzature, però se abbiamo una sbarra e un loop band possiamo ugualmente, facendo attenzione che il loop band è posizionato bene sulla parte, sul nostro baricentro, sul nostro centro di massa, possiamo fare un lavoro molto simile con l'aiuto di elastici che costano pochi euro. Ecco, sì, questo è il discorso anche, esatto, che va fatto. Lo sport deve essere appannaggio di tutti. E parlando di elastici, potete andare sul sito andrealarosa.fit. Assolutamente, sono prodotti che lui stesso utilizza, che possono sfruttare tutti quanti in qualsiasi luogo. Ecco, magari per un'attrezzatura del genere c'è bisogno proprio di una situazione un po' magari più serve tecnica. Un parco, una palestra, comunque sì, un'attrezzatura a casa che vi permetta di avere lo spazio necessario anche. Esatto, questo è un esempio, ovviamente è una chiave di lettura che abbiamo dato oggi, ma ce ne sono tante altre che ovviamente poi potrete conoscere in tanti video che posterà Andrea e posteremo insieme. Vi ricordiamo velocemente, comunque in passato sul mio canale ci sono stati già dei video riguardo la planche, non all'anello, però comunque per fare la planche all'anello si può anche lavorare su altri attrezzi in contemporanea. Sì, anzi direi che prima di arrivare all'anello è giusto fare questo tipo di lavoro alle parallele oppure al suolo, nel senso, esatto, che comunque non abbiamo il problema dell'instabilità dell'attrezzo. Vi lasciamo 1 o 2 video qui, basta cliccare in alto. E abbiamo detto tutto. Sì. Ringrazio Fabio sempre per l'aiuto, per la collaborazione e, come dico spesso nei video, è sempre un piacere sentire la tua opinione. L'obiettivo che abbiamo nell'utilizzo dei nostri social è quello di espandere questa disciplina in modo tale che tutti possano approcciarla in modo sicuro. Questa è una disciplina veramente adatta a tutti. Questa è una disciplina che si inizia tranquillamente a 5, 6, 8 anni e si può fare fino a 70, 75 anni, 80 anni. E si può iniziare anche dopo, perché ci sono persone che a 30, 40 anni, 50 anni fanno magari anche straddle planche, one leg planche, full planche. Ovviamente serve pazienza, però ci si arriva con la testa. Serve la giusta didattica, serve il giusto percorso e bisogna capire bene quali sono i nostri limiti soggettivi. Ognuno ha i suoi e a quelli bisogna attenersi. Grazie Fabietto, ragazzi, fateci sapere sempre con un commento, anche più di un commento, le vostre opinioni, il vostro feedback, se avete consigli sui prossimi video, magari se volete dei tips per qualche altro esercizio, qualche altro movimento un po' più ginnico. Voi fateci sapere qualsiasi cosa e comunque io quando ho tempo do un'occhiata, così poi cerchiamo sempre di fare video di vostro interesse. Ci vediamo presto, ragazzi. Ciao.